Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di aprile 2024 e abbiamo la carta della papessa, amici dell'Ariete. Periodo di intuizioni, periodo, perché no, anche di canalizzazioni per qualcuno. È un periodo, diciamo, dedito a quello che potrebbe essere la sacralità, il sacro, in una certa situazione o in una certa relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre ragazzi vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche altri link che potrebbero interessarvi come le previsioni del 2024 e i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, ricordarvi che queste letture sono generiche per quello che riguarda l'amore e gli affetti, quindi possono riguardare la famiglia piuttosto che le relazioni di amicizia o di coppia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante del periodo e poi andrò via via facendovi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico le previsioni per le coppie e per i single le pubblicherò la prossima settimana, anche quelle con segni zodiacali e anche quelle potranno essere integrate con questa lettura. Allora ragazzi, partiamo da un 10 di spade, un 9 di spade, un re di coppe, un 8 di pentacoli, il diavolo, un 8 di bastoni e una regina di spade. Allora ragazzi, qui pare con questo 10 di spade che si stia iniziando un nuovo periodo, nel senso che il 10 di spade è una carta di fine ciclo. Ci sono probabilmente delle preoccupazioni inerenti a questa fine, inerenti a questo passaggio. Mm. E il re di coppe potrebbe rappresentare un padre, nel caso per voi vibrasse come una situazione di famiglia, per esempio, oppure potrebbe rappresentare la persona di interesse. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, il 10 di spade è spiegato da un 6 di spade e dalla carta degli amanti. Sì, ragazzi, qui ci potrebbe essere stata una separazione o potrebbe essere imminente. Mi viene da dire una separazione perché abbiamo un 6 di spade e un 10 di spade, che è proprio la carta che indica la fine della sofferenza. E potrebbe essere stata una decisione presa per amor proprio. In effetti la carta della papessa quando arriva è anche per dire che si è effettuata una scelta e che si è andato oltre il dubbio. E anche la carta degli amanti mi parla di scelta molte volte. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un cavaliere di coppe e un fante di spade. Dunque, io non lo so se sia la nuova direzione verso la quale state andando che vi sta preoccupando o è più il fatto di lasciare il vecchio, diciamo così, che vi sta preoccupando, però ho come la sensazione, ragazzi, che ci sia la necessità di lasciarsi fluire un pochettino di più. Avete questa testa nella prima settimana di aprile che pensa e ripensa e si preoccupa e vede problemi dove non ci sono e c'è ansia, potrebbe anche esserci per un qualche tipo di nuovo
di nuova proposta, qualche tipo di nuovo progetto, qualche tipo di nuova realtà che si potrebbe presentare dopo questo 6 di spade, dopo questo allontanamento. Allora, il 6 di spade normalmente fa riferimento a un allontanamento di tipo mentale, quindi prima pensavo una cosa, quella cosa lì noto, vedo che non mi serve, non mi funziona e quindi cambio modo di pensare. E normalmente ci si stacca da quello che si è imparato durante l'infanzia. Però, ragazzi, per qualcuno vi dico che potrebbe essere l'allontanarsi da, diciamo, qualche idea amorosa. Andiamo a vedere il re di coppe. Abbiamo un re di bastoni e un asso di denari. È come se le cose non fossero mature. Abbiamo un 8 di pentacoli qui. O potrebbe essere per qualcuno, ragazzi, che questo allontanamento, questa fase di distanza mentale o fisica che dobbiate vivere sia a causa di situazioni, diciamo, che nel quotidiano vi assorbono. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Re di coppe e eremita. Guardate, io ho anche la sensazione che qualcuno voglia una persona che in realtà non si possa avere, come questa sensazione. C'è qualche motivo per cui non si può andare lisci, diciamo. Andiamo a vedere la carta del diavolo. Due di bastoni, 10 di bastoni e 8 di coppe. Di nuovo una carta di allontanamento. Dunque, ragazzi, o qua vi stanno facendo delle offerte per controllarvi, perché quando c'è il fante di spade, al contrario, parla di un ipercontrollo, oppure l'ipercontrollo è vostro. Volete fare un'offerta a qualcuno? Sapete cosa mi viene in mente? Se per esempio questa fase di allontanamento è perché uno dei due, supponiamo l'altro, fa un passo indietro e dice no, guarda, mi devo occupare di certe cose mie e quindi non riesco a darti quello che tu vuoi, è meglio se per un periodo ci allontaniamo. Questo tipo di atteggiamento del voler controllare sarebbe un'azione del tipo no, 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 pur di non smettere di vederci, sono disposta o disposto a vederci mezz'ora alla settimana e poi non ti disturbo più. Perché comunque c'è quel bisogno di sicurezza, è un po' per quello che molte volte si tende a controllare, perché c'è bisogno di sentirsi al sicuro. E comunque qui c'è anche un diavolo, quindi o mi parla di qualche questione egoica, o potrebbe proprio essere qualche tipo di condizionamento, qualche tipo di peso, di responsabilità che si deve lasciare indietro, che pesa. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni. Il sole e un asso di spade. Dunque, ragazzi, devo dire che nella seconda parte della lettura sento come un'energia più veloce, più diversa, più... come vi posso dire? La comunicazione c'è, il punto qual è? Che vengono dette tante cose, ma non tutte. E da lì sento che partirà questo 9 di bastoni, quindi è come se fosse una reazione da parte vostra nel difendervi, nel mettere certi paletti, nel dire no, aspetta un attimo, a me così non va bene. O come l'idea che vi proporranno di essere solo amici. Andiamo a vedere la regina di spade.
Ierofante di bastoni e giustizia. Sì, ragazzi, qui si tratta di dettare voi le regole. Basta con questi condizionamenti. Dovete iniziare a proteggervi. E mi viene da dire allontanarvi dalle tentazioni. Allora, il diavolo in sé può voler dire tante cose, adesso dipende da come vibri con voi. Può parlare di vizi, può parlare di tentazioni, può parlare di illegalità, può parlare di tossicità all'interno di una relazione e può parlare anche di una sorta di schiavitù che normalmente è volontaria, perché è una schiavitù creata dal ego. Io voglio questo perché sono convinta che se ho questo, la società mi riconosce, l'altra persona mi riconosce, perché se ho questo io valgo, se non ce l'ho non valgo. E invece l'ego si identifica col risultato, per farvi capire. E invece poi non è così, perché noi non siamo solo quel risultato lì, ma siamo tanto altro dietro. È importante fare i lavori di distacco dall'ego. Però ragazzi, comunque qui vedo che alla fine della lettura andrete a riequilibrare quello che qui direi un po' disequilibrato, tagliando certi pensieri, tagliando... Normalmente quando c'è la regina di spade è un'energia che è disposta a tagliare i rami secchi che non servono più alla sua evoluzione personale senza problemi. Non è una che si fa troppi scrupoli, è una che ha, diciamo, come si dice in gergo tecnico, al pelo sullo stomaco. E quindi diventerete ben determinati, sento. Se state aspettando qualche questione burocratica che si sblocchi, ragazzi, o meglio, per qualcuno è più un invito a regolarizzare le cose da un punto di vista burocratico o informarsi, perlomeno la prima cosa che mi è venuta è stata informarsi da un avvocato su quali sono i vostri diritti, i vostri doveri. Adesso non lo so come risuoni con voi in questa lettura, anzi fatemelo sapere nei commenti come vi risuona, però ragazzi vedo che si va verso una sorta di riequilibrio, anche con un po' di sano egoismo da parte vostra, cioè nel senso questo a me fa star bene, sì, no, io non devo compiacere nessuno. Va bene, andiamo a vedere l'I Ching. Ok, wow, 3 sono tanti, eh. Allora vi faccio vedere la carta e poi andrò a vedere le spiegazioni sul libro. Allora, carta numero 46, il sesso. Wow, aspettate che c'è il riflesso della lampada. 35, il gioco dell'amore e 57, il vento. Allora ragazzi, ho comprato carte e libro in 2 momenti diversi e quindi nel libro le traduzioni sono un pochettino diverse da quelle delle carte. Io vi leggo anche la traduzione del libro. Allora, la prima, questa viene tradotta come il sesso, qua nel libro viene tradotto come il salire verso l'alto. E la spiegazione è: la sentenza in generale è favorevole per chi dimostri capacità e buona volontà. L'esagramma consiglia di darsi da fare e andare direttamente dalle persone che dirigono. Non bisogna avere timore di farlo e non farsi trattenere da scrupoli o vergogna. Andrà tutto bene, perché codeste persone ci accoglieranno e aiuteranno volentieri. L'importante è muoversi, mettersi in moto, impegnarsi con la massima alacrità. L'ascesa dell'uomo saggio è fatta di silenziosa tenacia, poco a poco, granellino su granellino, fiducioso e fermo. Egli raggiunge il suo obiettivo. Wow. Bene, non so perché in queste carte lo traduco come il sesso, però questa spiegazione mi piace molto. Allora, andiamo a vedere la carta numero 35, che qua viene tradotta come il gioco dell'amore, mentre nel libro viene tradotto come il progredire. L'esempio del progresso è dato con la figura di un principe che riunisce gli altri attorno al re, in obbedienza, ed è dal re compensato con particolare benevolenza e con favori. Il concetto è questo: un progresso nasce dalla collaborazione sincera di 2 uomini, uno dei quali
appoggia e procura appoggi all'altro, senza preoccuparsi del proprio interesse. L'altro riconosce questo aiuto disinteressato, se ne mostra grato e lo ricompensa con un'amicizia duratura. Sarebbe un po' il dare per avere, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere l'ultima carta che qui chiama come il vento, mentre nel libro la traduce come il mite. E il significato è: per ottenere qualsiasi cosa si deve operare gradatamente, come con una specie di convinzione garbata e continua, non assalendo con violenza per ottenere tutto d'un colpo. Da che mondo è mondo, ogni cosa per concedersi vuole, noi diremmo, la goccia che scava la pietra. L'arma principale diventa quindi il tempo, che moltiplica l'effetto minimo fino a farlo divenire imponente. In questo modo la persona intelligente ottiene ciò che vuole e regola i suoi affari. Un passo alla volta, con calma e la perseveranza, senza fracasso che serve solo ad allontanarci dagli altri e con una meta precisa. Non ci si può dirigere a casaccio, ora in qua, ora in là, ma si deve persistere sempre nella stessa direzione. Sarà opportuno anche trovare un aiuto in altra persona. Wow, amici dell'Ariete, bella lettura. Andiamo a vedere ancora un oracolo, un mantra per stimolare l'amor proprio. Wow, divino femminile, carta numero 10, e lo sento molto 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 collegato con la carta della papessa, che parla proprio di quella sacralità dell'intuizione che fa parte del divino femminile che abbiamo tutti, uomini e donne che siate. E questa carta, il mantra diciamo di questa carta è: io onoro e nutro il divino femminile che è in me. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, oppure se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!